Oggi testiamo due prodotti di Telesin che sono fondamentali per le riprese in bici, la pettorina e il collarino magnetico, che sono due prodotti che possono fare la stessa cosa ma in maniera diversa. Cioè questa è la classica pettorina, si mette addosso e è praticamente la stessa comodità di una maglietta, è come non sentirla. Questo è l'utilizzo standard, quindi diciamo che la pettorina fa solo la pettorina, però lo fa veramente bene, cioè è comoda. Poi questa qua, queste fasce lacci che si avvolgono, e preferisco questo rispetto alle fibbie in realtà. Poi le fasce sono regolabili e quindi calzano alla perfezione. Allora, questa è la visuale della pettorina in POV. Adesso ho messo la telecamera puntata verso il basso. Questa invece è la visuale mettendo modalità accessorio POV della Insta X4A. Comunque è imbarazzante come non si senta addosso, cioè è proprio veramente come mettere una maglietta. La tenuta è perfetta, non si muove, da proprio senso di sicurezza. E adesso mettiamolo a confronto con il collare magnetico. Questa può essere usata anche come pettorina, però essendo comunque fatta in materiale rigido, semirigido, scusate, si può utilizzare tranquillamente in mille altri modi. Mi viene in mente, ad esempio, come treppiede, ad esempio, in caso di emergenza. Questa invece è la visuale della Insta, mettendola sul collare anziché sulla pettorina. A differenza di inquadrature grosse non ce ne sono, e questa si monta un po' più in alto, più verso lo sterno. Quindi in realtà stesso uso. Forse il collare è un po' meno comodo, però l'utilizzo è bello. Un grande vantaggio della Osmo è che finalmente posso posso utilizzare un cartello come treppiede, è favoloso. A differenza della pettorina, questo, quando finisco le riprese, non devo togliermi il casco e gli occhiali e si toglie. E un altro grosso vantaggio è che finite le riprese questo si piega e questo nella tasca posteriore ci entra tranquillamente. La differenza invece rispetto alla pettorina normale, che avendo comunque la fascia, quella che poi fa da cuscinetto contro il petto, quella in tasca non ci entra, e quindi il vantaggio del collare è che si piega e si rimette dietro, e a riprese finite si ricomincia a pedalare. Adesso faccio la prova impostando la Insta con l'obiettivo doppio, quindi 360, mentre prima ho fatto la prova con la lente singola per provare tutte le varie inquadrature. Sta uscendo un po' di sole, potrei continuare a stare in giro, ma devo rientrare perché oggi devo andare all'Ikea e niente, sempre quando il tempo è clemente. Allora, mi sono fermato perché adesso proviamo qualcosa di nuovo che effettivamente il collare permette, mentre la pettorina no. Adesso qua siamo in una discesa e voglio poi attaccare a questo cartello il collare e poi riprendermi mentre faccio la discesa, l'uscita in curva. Allora io direi che l'attacco qua, facciamo un bel doppio giro, poi uso questo, lo giro sul cartello ed ecco qua. Direi che possiamo fare la prova. Cerco di fare in fretta, non vorrei che mi rubassero la collare e fotocamera. Ok, ho registrato. Pensate, dopo aver fatto su e giù, vedere che non l'avevo fatta partire. Però ricordiamoci di una cosa. È vero che ci sono attrezzature più specifiche, però il vantaggio qual è? Che questo collare lo si mette in tasca, si fa l'uscita normale e nel momento del bisogno lo si può utilizzare. È una cosa che comunque sta lì, mentre un'attrezzatura più specifica
dobbiamo organizzare un'uscita solo per le riprese. Se invece l'idea è di uscire proprio per fare delle riprese, allora pettorina ci si dimentica di averla addosso tutta la vita, assolutamente. Che poi io i video li faccio sempre dal punto di vista ciclistico, quindi anche quando provo gli accessori li provo comunque nell'ambito bici. La comodità di poter mettere tutto in tasca è notevole. Che poi è chiaro che tutti questi accessori in realtà si utilizzano in 1000 ambiti. Poi non lo dico perché mi hanno chiesto di testare i prodotti direttamente loro, ma Telesin ha veramente un rapporto qualità-prezzo pazzesco. Anche che i prodotti, vabbè, quello almeno quelli che ho provato, non sono i classici patacconi plasticosi. E il prezzo direi che ci siamo. In descrizione vi lascio il link al loro store. Utilizzando il mio codice, oltre a supportare il canale, potrete acquistare a prezzi scontati. Io vi saluto e arrivederci al prossimo video. Ciao!